Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Quest'oggi vi propongo un altro dei miei crazy deck, in particolare un mazzo spread. Spread dall'inglese significa spargere, per cui come potete facilmente intuire la strategia di questo mazzo sarà per l'appunto lo spargere danni in giro all'avversario fino a finirlo. Come lo andremo a scoprire tra un attimo. Prima sigla e poi crazy. Ecco la lista del crazy deck di oggi. Allora, il mazzo è molto particolare con una strategia che deve essere davvero assimilata per poterlo fare bene. Allora, abbiamo detto che si basa sullo spargere danni in giro, per cui al momento il miglior Pokémon in assoluto per spargere danni in giro è questo Tapu Koko. Ignorate pure l'Electric Ball perché con il Flying Flip e soltanto una doppia necessaria per attaccare, questo attacco fa 20 danni a tutti i Pokémon in gioco dell'avversario. Se ha la panca piena, questo attacco con una doppia di fatto sta mettendo in campo 120 danni. In questo mazzo dovrete sempre ragionare con il numero di danni che c'è in giro piuttosto che con il KO che andiamo a fare, perché alla fine della partita saranno i danni che ci sono in giro a fare la differenza. Come sicuramente avrete avuto di notare tra le tante partite che avete fatto, ci sono davvero tanti Pokémon in formato che hanno delle abilità. Tapu Lele, Rayquaza, Pika, Voltizoro, Arcade Malamar e chi più ne ha più ne metta. Per cui ho deciso di abbinare al Tapu Lele anche il Weavile. Questo Weavile con soltanto un'energia incolore, quindi potete metterci davvero qualunque cosa qua dentro, l'attacco fa 60 danni a ogni Pokémon in campo che ha un'abilità. Anche i nostri, però per fortuna in questo mazzo noi non ne abbiamo, per cui non ce ne dovremo preoccupare. 60 danni a ogni Pokémon che ha delle abilità significa che se state giocando contro uno Zoroark Lycanroc per esempio e il nostro avversario è stato così scellerato da mettere in campo anche 4 o 5 Pokémon con abilità, questo attacco arriva a fare 250-300 danni e nell'ammontare complessivo dei danni in gioco sono davvero tanti, fidatevi. Perché dico che è tanto importante spargere i danni? Perché con il secondo attacco di Tapu Lele, questo Tapu Lele promo è uscito anche in versione fatta, ma io in questo momento preferisco averlo in versione psico. Col primo attacco fa 20 per il numero di energia assegnata all'avversario, non ci servirà granché, ma il Magical Swap con una psicone in colore dice muovi i danni che ha in gioco l'avversario come vuoi. Questo, come sicuramente avrete modo di vedere nelle partite che farò oggi, sarà fondamentale perché nel momento in cui il nostro avversario inizia ad avere tanti danni in giro, anche se ha un solo premio noi tutti, ci saranno partite in cui potremo muoverli tutti per fare capo addirittura a tutti i Pokémon dell'avversario in un colpo solo. Non ci credete? Avrete modo di ricredervi. Però ci sono delle situazioni in cui questa strategia di spargere danni non funziona. Perché? Perché ci sono determinati mazzi che sono soltanto un Pokémon, magari se caricato tanto riescono a darci fastidio. E se il nostro avversario capisce subito che deve stare con la panca corta e picchiare con uno davanti, la cosa ci dà fastidio. Per questo motivo ci sono altri Pokémon che si limitano a picchiare altrettanto. Andiamoli a vedere uno per uno. Se stiamo giocando contro Zoroark e Lycanroc, il nostro avversario fin da subito esce con un Lycanroc che fa 110 per debolezza, anche il KO a tutti i nostri Pokémon. Questo Shaymin con una erba e un incolore dice 30 danni. Se è stato messo KO uno dei tuoi Pokémon durante il turno precedente, più 90. Quindi 30 più 90, 120. Con solo due energie ci permette di fare KO in un colpo Lycanroc, che non è poco. Ora, come avete avuto modo di vedere, Lele attacca con due energie diverse, lo Shaymin attacca con due energie diverse. Noi in questo mazzo, oltre alla ben conosciuta doppia, andremo a usare anche la Counter Energy. Counter Energy dice, se sei in svantaggio di premi, quindi se tu ne hai di più del tuo avversario, questa energia fornisce due energie dello tipo che vuoi. Per cui assegnata allo Shaymin o all'Ele, questa energia da sola ci fornirà anche la Psico o la Erba che ci serve per attaccare. Ho notato molto nel matchup contro Malamar che se l'avversario parte con il Deoxys e carica subito le tre energie per fare il KO, mi dà davvero molto fastidio. Per cui ho deciso di mettere dentro a mia volta un Deoxys che con una doppia fa 20 più 20 per il numero di energie assegnate all'avversario. Se il mio avversario il turno precedente ha fatto 120 e ha scasato un'energia, ne avrà 2. 2, 4, 6 per 2 debolezza, 120 danni. Quindi il Deoxys unito alle 3 barelle che abbiamo dentro ci permetterà di forzare il nostro avversario a usare più risorse per tenere botta allo scambio di premi. Dulcis in fondo l'ho tenuto per ultimo perché in questo formato è davvero devastante. Garbodor
ignorate la G-Spray perché il Trash Lance con soltanto una psico ci permette di fare 20 per il numero di item negli scarti del nostro avversario, e se il nostro avversario fin da subito ignora il fatto che noi abbiamo il Gabutro o ne sottovaluta la forza, noi possiamo davvero punirlo, soprattutto se ha come attaccanti dei Jinx. Dunque, questi sono i Pokémon. Le energie, 4 doppi e 4 counter che ho appena visto e 2 psico. Andiamo a vedere gli addestramenti. Dunque, le acrobike le abbiamo usate già in passato, sono davvero forti. Ci servono per scartare e prendere. Anche lo scartaggio in questo mazzo è utile, non perché abbiamo necessariamente bisogno di scartare qualcosa, semplicemente perché molto spesso ci sono delle carte che non ci servono. Vedi i martelli che scattano un'energia speciale assegnata a uno dei Pokémon avversario, ma contro Rayquaza, contro Malamar queste carte non ci servono, per cui se riusciamo a scartarle tanto meglio. Nest e Ultra Ball per andare a cercare i Pokémon. La Shrine of Punishment, noi non abbiamo Pokémon X e GX, speriamo che il nostro avversario ne abbia, così finiamo la partita prima. E il gruppo supporter è formato da Cynthia, Guzma, Lily e Tayteliza. Inizialmente i Tayteliza non erano presenti in questa lista, ma ho notato che soffriva un po' troppo di consistenza e che spesso avevo delle mani bloccate, per cui ho preferito sacrificare alcune carte che prima c'erano per far spazio anche a queste supporter. Preferirei avere carte come il Sycamore sinceramente, ma al momento in formato questo è il meglio di cui ci dobbiamo accontentare. Spero di avervi incuriosito abbastanza, adesso andiamo a vedere come funziona questo mazzo. Allora, spero di riuscire a mostrarvi una partita fino alla fine. Purtroppo tutte le partite che ho provato a fare oggi sono risultate essere abbastanza complicate perché il mio avversario aveva la brutta abitudine di concedere prima del tempo, e la cosa ovviamente non mi fa piacere perché voglio mostrarvi una partita fino in fondo. Allora, non la migliore delle partenze, il mio avversario gioca un mazzo in colore acqua psico, quindi fino a che erano gli acqua psico potevo anche pensare all'Abas, in colore sinceramente non lo so. Dunque, parte di Lele, Ultra Ball, fuori un'altra Ultra Ball, ovviamente uno che vede un Deoxys la prima cosa che pensa è un Malamar, certo non ha un mazzo spread. Ok, allora, il Lapras per noi è ottimo perché noi continueremo a fare i nostri bei giretti di Coco. Nel momento in cui lui riesce ad attaccare con Lapras, nel mazzo abbiamo uno Shea Minerva che fa il capo in un colpo, per cui siamo tranquilli. Dunque, Nest Ball. Nest Ball e Coco arriva. Vediamo. Weavile mi può servire. Preferisco avere nel mazzo una Ultra Ball. Guzma, chiamo subito davanti questo bel Lapras. E Flying Flip. Non mi aspetto di ricevere un KO a questo turno, sinceramente. Ci sarebbero un bel po' di carte da giocare per arrivare a quel punto. Wow, è una Stammer, che simpatico. 1, 2, 3, 4. Wooper e una bella supporter? No, niente supporter, per cui collect. Va bene. E Tayteliza sia. Dunque, Shrine, Trubbish, Sneasel. Mancata l'energia, per cui amico mio preferisco darti in pasto Deoxys piuttosto che chiunque altro. Allora, so che lui gioca l'Estadio, le Brooklet Hill qua dentro sono molto molto forti, però dovevo rischiarmela e giocarla. Allora, Weavile in questo momento, o comunque in generale, fa male perché permette di fare ben 120 danni. Se poi lui metterà giù altri Pokémon con abilità, tanto meglio. Io non ho Pokémon acqua o lotta nel mazzo da sfruttare, però il nostro avversario mette giù roba e la cosa ci fa piacere. Ice Beam, mossa intelligente, ci fa il KO sfruttando il CX in modo da poter attaccare anche il turno dopo.
Energia psico, io non voglio l'energia psico, voglio la doppia, una counter per poter fare il 20 a tutti questo turno. Ok, è arrivata la counter. Vediamo un po' cosa ci dicono le acrobike. Shrine. E nuova acrobike per... Il Guzzo è abbastanza sprecato, lui può spostare l'energia come vuole con l'ele, per cui... Counter energy e 20 a tutti. 20 a tutti, più 10 a tutti il shrine. Ok. Ah, spero sinceramente che il mio avversario sia così poco accorto da mettere giù anche il Volcanion Prisma questo turno. Io uscirò con Weavile a fare 60 e 60, per cui... Molto bene, davvero molto bene. Non me l'aspettavo, ma mi fa un piacere così. Sposta l'energia, ovviamente. Lui aveva fatto il GX, per cui poteva tranquillamente attaccare anche con quello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha già 6 item negli scarti. 6 item vuol dire che Dravish, il Garbodor, se un altro fa 120 danni. Dunque. Energia psico. E non uso la rescue. Non la uso, più che altro quello che c'è lì ancora non mi interessa. Cynthia, vediamo cosa salta fuori. È arrivata un'altra shrine. Coco. Flying Flip. Allora, ho preferito tenere sia la Nestball che la Ultra Ball perché voglio vedere che cosa fa il mio avversario questo turno. Ok, condivido l'esperienza, Acqua Patch. E Cynthia. Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sono sufficienti per il KO. Per cui io adesso posso dare il KO con il... Perfetto. Perfetto. Lui ha preferito ritirare e farmi il KO, ma in questo modo si è esposto e ha perso sostanzialmente le energie che aveva. Io esco di Coco che non si sa mai, però in generale sono particolarmente fiducioso sulla buona vittoria. Dunque, Ultra Ball, scarto 2, spero di non avere entrambi i Garbodor nei premi. Ok, Garbodor per il KO, Nestball per Shaymin, Lily da 6. Ritiro, mando avanti Garbodor. Trash Pants per il KO. Lui adesso un'energia è vero che la salva con l'X-Share, però è anche vero che se esce ad attaccarmi ne perde altre 2. 2 premi, 4 premi. Sono però tranquillo. Ok, arriva l'acqua patch, quindi mi fa il KO e va a 2 premi. Però a meno che non ha un altro martello, lo Shaymin gli ridarà il KO. Acrobike. Questo Wishy-Washy ha il potere di essere ripreso in mano dal campo, per cui qua dentro è ottimo nel momento in cui non si sa con chi uscire. Wishy-Washy
lo si riprende in mano e si ha di nuovo il Lapras pronto per attaccare. Ok, è arrivato anche un Volcanion. Volcanion fa solo 100 danni, per cui non è un problema al momento. Un altro martello. Ok. Blizzard Bird per il KO e va a 2 premi. Io esco di Coco, non si sa mai. Ho a mia volta la counter. 1, 2, 3. Cynthia 6. La mano è orribile, però abbiamo il KO. Rollback 240 danni per la debolezza. Lui recupera sicuramente 2 energie, però ha 2 premi. Dunque noi abbiamo 2 counter energy fuori, per cui mi aspetto sicuramente che lui riesca a farmi il KO questo giro. Qualora riuscissimo a pescare un'altra... Ora, in realtà abbiamo il Guzma, per cui posso tranquillamente fare Garbodor e KO sul Tapulele. Ora, io nella mia personalissima versione di Lapras non gioco i martelli, ho preferito dare spazio alle Max Potion per evitare appunto questo continuo problema di danni subiti. Vediamo se il nostro avversario ha trovato spazio sia per i martelli che le Max Potion. Una Max Potion in questo momento gli farebbe probabilmente vincere la partita. Perché lui adesso sposta le 2 energie davanti e attacca con Volcanion, quindi KO Shaymin e eventa tutti gli altri. Se però questo Lele non va giù, noi abbiamo il KO. Tra l'altro abbiamo il KO sia con il Guzma Garbodor sia con il Coco, perché lui ha 130 e sono 140, 150 di Shrine, più 20 di Coco, 170. Vabbè, non abbiamo trovato la doppia, ma abbiamo l'energia per il Trash Lance. Tanti danni, KO, 2 premi, vittoria. Spero davvero che questo Crazy Deck vi sia piaciuto. Il mazzo, come avete avuto modo di vedere, è ben consistente perché abbiamo avuto bene o male sempre quello che ci serviva, ma la cosa che davvero più di tutto mi piace di questo mazzo è la versatilità. Noi abbiamo tanti modi di attaccare, tanti modi di vincere la partita. Possiamo continuare a spargere danni all'infinito, possiamo uscire e attaccare col Garbodor per fare grandi danni, o altrimenti sfruttare i 120 di Shaymin, che comunque non sono brutti per soltanto una doppia. Questo mazzo ha davvero delle potenzialità. Io preferisco sempre non mostrarvele sempre tutte, perché voglio che se qualcosa di quello che vi mostro vi interessa, lo proviate sulla vostra pelle e adattiate ogni volta il mazzo al vostro stile di gioco, alla vostra personalissima lista. Rimango comunque sempre a disposizione per qualunque dubbio e chiarimento. Spero che questo Crazy Deck vi sia piaciuto, mettete like al video e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto per un'altra puntata. Ciao ragazzi!